Oggi parliamo dei dialoghi e in particolare di una tecnica per scrivere dialoghi tanto sottile quanto potente, cioè il colpo di coda. È una mossa finale dell'antagonista con il quale l'antagonista ricorda al protagonista della scena qual è il suo posto. Si usa di solito in ambiti istituzionali o contesti comunque formali, nei quali il protagonista appare in una situazione di svantaggio, di inferiorità rispetto all'antagonista. È vicino, molto vicino ad aver portato a casa il risultato, il suo obiettivo nella scena, quando l'antagonista, appunto con un colpo di coda finale, gli ricorda: stai al tuo posto e ricordati che il potere ce l'ho io. Per capire meglio questa tecnica analizzeremo una delle scene più iconiche del cinema giudiziario, ovvero Codice d'onore, un film sceneggiato da Aaron Sorkin, adattato dalla sua stessa opera teatrale, con Jack Nicholson e Tom Cruise. Un po' di contesto. Il giovane tenente Daniel Caffe è un avvocato della Marina che si trova a lavorare alla difficile difesa di due Marines accusati dell'omicidio di un commilitone nella base di Guantanamo a Cuba. E i due Marines però dichiarano di aver semplicemente eseguito un ordine diretto e quindi si dichiarano innocenti. Nella scena che adesso andiamo ad analizzare, il tenente Caffe e il tenente comandante Galloway si trovano a Cuba, nella base di Guantanamo gestita dal colonnello Jessup, per indagare sulla morte del soldato Santiago. È un contesto rilassato e in scioltezza e il tenente Caffe dichiara comunque di dover rivolgere delle domande sulla cronologia degli eventi del giorno della morte del soldato Santiago. Il colonnello Jessup dichiara la propria disponibilità a collaborare e la scena ha inizio. Caffe comincia una cronologia degli eventi, un riassunto della vicenda per come lui la conosce, attendendo poi una reazione da parte di Jessup, nella speranza che il colonnello integri in qualche modo il resoconto con dei dettagli magari di cui Caffe non è a conoscenza. Non riceve alcuna reazione, tant'è che invita il colonnello Jessup a intervenire colmando alcune possibili lacune. Jessup non lo fa, si limita semplicemente a sorridere e a ringraziare per l'opportunità che gli è stata offerta. Rassegnato al fatto che non riceverà da Jessup nessun'altra informazione, Caffe si alza e fa per andarsene quando il tenente comandante Galloway, suo superiore, lo invita invece a tornare a sedersi e nonostante la riluttanza di Caffe è inferiore a lei in quanto a grado militare e quindi deve obbedirgli. Nella conversazione che si viene così a creare tra il tenente comandante Galloway e il colonnello Jessup, il tenente comandante incalza il colonnello sempre di più, arrivando a chiedergli apertamente se nella base di Guantanamo a Cuba da lui gestita è tuttora in vigore la pratica del codice rosso. Jessup cambia beat e si lancia in una considerazione a sfondo sessuale molto cinica e anche spietata, alludendo a un'ipotetica relazione tra il tenente Daniel Caffe e la sua superiore in grado militarmente, tenente comandante Galloway. È un modo chiaramente per denigrare sia l'uno che l'altra e anche per evitare di rispondere, almeno non immediatamente, alla domanda scomoda riguardante il codice rosso che il tenente comandante Galloway gli ha appena rivolto. Il colonnello passa poi alla risposta vera e propria e afferma che il codice rosso ufficialmente è una pratica da lui scoraggiata e non in vigore nella base di Guantanamo che lui gestisce e che però riconosce come parte integrante essenziale e fondamentale di qualunque addestramento militare. Invita poi provocatoriamente Caffe e Galloway a investigare sul caso, dato che lui non si scompone assolutamente se loro agitano il proprio distintivo davanti a lui, dato che è abituato a far colazione a 300 metri di distanza da 4.000 cubani addestrati a ucciderlo. Pare a questo punto che Caffe sia uscito praticamente illeso dalla colluttazione, in senso metaforico, tra il tenente comandante Galloway e il colonnello Jessup. La tensione si abbassa, è però la calma prima della tempesta. Dopo essersi alzati con l'intenzione di andarsene, Caffe con nonchalance richiede al colonnello Jessup una copia dell'ordine di trasferimento del soldato Santiago per istruire la pratica.
È una richiesta molto semplice, una formalità. Eppure è proprio lì che avviene il colpo di coda finale e un ultimo picco di tensione prima che la scena si chiuda. Jessup si dichiara disponibile a collaborare, a patto però che Caffe glielo chieda gentilmente. Jessup gli spiega di essere abituato a gestire sangue, bombe, proiettili e per questo di non richiedere alcun riconoscimento economico né medaglie. Quello che però esige è che quando gente come Caffe, che Jessup considera un moccioso di Harvard in uniforme da frocetto, gli si rivolge, lo faccia in modo rispettoso e ossequioso. Eccolo qui il colpo di coda da Jessup a Caffe, che proprio quando pensava di aver portato a casa il risultato, ovvero aver ottenuto i documenti riguardanti l'ordine di trasferimento del soldato Santiago, si trova ad essere umiliato, denigrato e a dover riformulare la propria richiesta secondo i dettami imposti da Jessup. Il colonnello poi, con un sorriso soddisfatto, finalmente fumando il proprio sigaro, acconsente a fornire a Caffe la documentazione richiesta. Come si evince dall'esempio che abbiamo considerato oggi, il colpo di coda è un modo eccezionale per mantenere alta la tensione narrativa, ribaltare i ruoli di potere tra i personaggi della scena appena prima che la scena si chiuda e concludere la nostra scena su un'emozione forte, potente e impattante per il nostro fruitore. Cosa che, come abbiamo visto nel video dedicato a come scrivere una scena, che vi lascio qua in alto, è una pratica fondamentale. Come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo allo storytelling. Fatemi poi sapere nei commenti qual è il vostro colpo di coda preferito, nel cinema, nel teatro o nella narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!